In questo video verranno mostrati degli esempi di utilizzo di un'interfaccia cervello-computer come un dispositivo di input per controllare delle applicazioni di utilizzo comune. La prima attività che viene mostrata è il controllo e l'accesso a YouTube. Quindi in questo video l'utente andrà a selezionare un video di suo interesse e lo manderà in riproduzione. L'utente è la persona che vedete a destra dello schermo, indossa una cuffia con 8 elettrodi EEG. Il segnale acquisito da questi elettrodi viene poi inviato a un amplificatore che ha appunto lo scopo di amplificare il segnale e renderlo fruibile poi per la successiva elaborazione e classificazione che viene effettuata dal computer e da appositi algoritmi. Lo schermo che vedete sulla sinistra del video è suddiviso in due parti. La parte più a sinistra troviamo l'interfaccia di stimolazione. Invece nella metà destra dello schermo l'utente ha appunto l'applicazione da controllare e quindi il feedback relativo alle sue selezioni. Adesso abbiamo cambiato applicazione e qui il soggetto vuole controllare il web browser, quindi l'obiettivo è quello di selezionare una voce all'interno di una ricerca Google e aprire una pagina web ben specifica. L'interfaccia di stimolazione per questo specifico BCI, che è un BCI basato su potenziale P300, consiste in una matrice che può contenere sia lettere che icone che vengono intensificate e illuminate in maniera randomica. Come avrete già visto durante le lezioni, il potenziale P300 è un potenziale di tipo cognitivo che viene elicitato ogni qualvolta il soggetto riconosce uno stimolo per lui di interesse, che per lui è di interesse. Questo potenziale ha un'ampiezza che è paragonabile all'EEG di fondo, all'attività EEG di base. Per questo non è sufficiente un'unica intensificazione dello stimolo dell'icona che si vuole selezionare per riconoscerlo, ma è necessario dare più ripetizioni in modo da poter effettuare un'operazione di averaging sul segnale e quindi andare ad estrarre il potenziale P300. Ora, qual è il compito di fatto del soggetto? Il soggetto deve focalizzare la sua attenzione sull'intensificarsi dell'icona che vuole selezionare. Ogni qualvolta l'icona desiderata viene illuminata, viene evocato all'interno della sua attività EEG un potenziale P300. Ecco, vedete adesso si era aperta la pagina web. Questo potenziale P300 viene riconosciuto, classificato dagli algoritmi che si trovano sul PC e quindi ci permettono di effettuare una selezione. L'ultima applicazione che viene mostrata all'interno del video è il controllo di WhatsApp. Allora, che cosa vuole fare in questo momento il soggetto? Il soggetto per prima cosa vuole selezionare il contatto a cui scrivere un messaggio. Ecco, adesso è andata, diciamo, ha selezionato il secondo contatto. Ora vuole scrivere ok, per cui deve innanzitutto aprire la tastiera, che è questa icona, la prima icona in alto a sinistra. Quindi focalizzerà la sua attenzione sull'icona della tastiera e conterà mentalmente quante volte questa si illumina. Ogni volta che l'icona della tastiera si illumina viene elicitato, evocato un potenziale P300 che il computer è in grado di riconoscere. Quindi la tastiera viene selezionata e viene aperta un menu, un sottomenu con delle lettere che ne permetteranno di scrivere. Ora vuole scrivere ok, abbiamo detto vuole rispondere a un messaggio che le è arrivato. Quindi in questo momento lei sta contando mentalmente quante volte, ogni volta che si illumina la lettera O. Il tempo di selezione di un'icona o di una lettera dipende ovviamente anche dal numero di opzioni disponibili sull'interfaccia. Maggiore è il numero di opzioni che noi forniamo, ovviamente più sarà lungo il tempo per la selezione. Ecco, adesso ho selezionato O e la O è stata scritta nella barra di scrittura
di WhatsApp. Adesso andrà a focalizzare la sua attenzione sulla lettera K. Un'altra cosa da cui dipende il tempo necessario per una selezione di un'icona è il numero di ripetizioni che è necessario dare. Questo dipende dal soggetto e viene definito in base alla calibrazione durante la procedura di calibrazione del sistema. Il numero di ripetizioni può variare da 3-4 ripetizioni fino anche ad arrivare a 15 ripetizioni, quindi 15 intensificazioni dello stesso stimolo. Vedete, ha scritto ok, adesso deve inviare il messaggio, quindi focalizzerà la sua attenzione sull'icona della home page dove è presente il tasto di invio. Questi esempi che avete visto nel video sono, è un prototipo che è stato sviluppato all'interno di un progetto di ricerca finanziato da Merck e ovviamente fornisce una proof of concept di quello che può essere un utilizzo ecologico ed efficace di un'interfaccia cervello-computer. Ad oggi non esistono ancora dei prodotti commerciali disponibili per gli utenti che permettono di fare queste cose, di gestire queste applicazioni. Vedrete, adesso selezionerà il tasto invia, che è il secondo a sinistra, e ha inviato il messaggio. Quindi abbiamo visto in questo video degli esempi appunto di utilizzo delle interfacce cervello-computer come strumento per l'accesso al PC e a tutte le applicazioni che possono essere utilizzate mediante il PC.